Vista la valanga di domande e richieste di chiarimenti che sono arrivati in questi giorni dopo l'uscita del Sonolab StoneStation Pro, ho deciso di fare questo breve video per cercare di rispondere a tutte queste domande e chiarire tutti questi dubbi, in modo che vi facciate un'idea un po' più chiara di cosa troverete, almeno all'inizio, su questo pedale e delle differenze con lo StoneStation non Pro. Ma prima di iniziare voglio farvi una proposta. Vi interesserebbe vedere l'interno del pedale nella mia recensione completa? E vi interesserebbe avere dei profili gratuiti dei miei pedali? Se la risposta è sì, dovete fare una cosa semplicissima. Cliccare il tastino sotto questo video dove c'è scritto iscriviti al canale. Nel momento in cui sto registrando il video mancano pochi iscritti per raggiungere i 1900. Se con questo video e prima che inizi a registrare la recensione arriviamo a 2200 iscritti, nella recensione troverete appunto una parte dove smonterò il pedale per farvi vedere l'interno e scoprire quindi come è fatto e che chip troviamo all'interno, che processore. Se invece arriviamo a 2500 iscritti metterò gratuitamente a disposizione tutti i profili che stavo preparando con l'intenzione di metterli in vendita sul mio shop. Sono decine di profili di alcuni dei miei pedali che coprono una buona gamma di suoni e che sicuramente torneranno utili a chi ha preordinato lo StoneStation Pro, visto che c'è il blocco Drive in cui si possono caricare i profili NAM, e trovate un assaggio di questi pedali già sul mio sito e sul mio profilo di Ton 3000. Quindi ci state a questa proposta? Se sì, cliccate sto maledetto tasto qua sotto. Non vi costa nulla e se volete mantenere la privacy sappiate che potete andare nelle impostazioni di YouTube e rendere private le iscrizioni, così io non vedrò nemmeno il vostro nome. Non penso sia un obiettivo irraggiungibile perché prendendo ad esempio l'ultimo mio video al momento è stato visto da 3000 persone, ma più del 75% di esse non sono iscritte al canale e ciò significa quindi più di 2000 persone che hanno visto il video, ma non solo questo, anche altri precedenti, senza appunto iscriversi al canale. Quindi basta che lo faccia meno di un terzo di queste persone per raggiungere questi obiettivi. Detto questo, andiamo al succo del video e andiamo innanzitutto a confrontare i due pedali e vedere quali sono le differenze. E partiamo innanzitutto dalle differenze estetiche. Non so se si riesce a vedere dall'inquadratura, ma come vedete lo chassis del piccolino ha una finitura o comunque una superficie molto più grezza rispetto alla versione Pro, che di sicuro è molto più liscia e dà sicuramente una sensazione di avere un oggetto più premium, diciamo così. Altra differenza esteriore è che il piccolino c'ha lo switch che fa il click, mentre il Pro c'ha i tasti silenziosi e questa sicuramente è un'altra cosa apprezzabile. A livello di ingressi e uscite sono praticamente uguali. Infatti entrambi hanno 2 ingressi e 2 uscite, i vari mini jack per MIDI, pedale di espressione e cuffie. L'unica piccola differenza è che il Pro ha soltanto una porta USB con cui si fa tutto, mentre nel piccolino ce ne sono 2 che hanno 2 scopi diversi, cioè che una è usata per connettersi all'editor e per aggiornare il firmware, mentre l'altra sotto è usata per usarlo come scheda audio, ma comunque è alimentabile da entrambe le porte. E ovviamente poi l'ultima differenza esteriore è che lo schermo del piccolino è appunto più piccolo e non è a colori, è in bianco e nero. Ve li faccio vedere entrambi accesi così si capiscono le differenze, anche se vabbè in questa schermata in realtà anche nel Pro è quasi tutto bianco, quindi sembrano quasi uguali, ma in realtà se appunto andiamo nel menu dove c'è la catena effetti vedete che quello è a colori mentre l'altro è in bianco e nero, cosa che però può anche essere un leggero pro per il piccolino perché è leggermente più luminoso lo schermo rispetto al Pro e magari in situazioni con tanta luce, magari al sole, potrebbe essere un po' più visibile, ma stiamo parlando comunque di sottigliezze perché entrambi sono ben leggibili e non penso che abbiano grossi problemi anche all'aperto.
A questo punto colleghiamo entrambi i pedali e vi faccio anche vedere le differenze lato software e lato suono soprattutto. E visto che ci siamo, vi faccio vedere anche un po' l'app mobile proiettandovi lo schermo del mio tablet. Se premo questo tasto in basso a destra, vedete che posso selezionare entrambi i device dalla stessa applicazione. Infatti l'app è uguale per entrambi e anche l'editor per PC e Mac. E questa cosa di poterli selezionare entrambi al volo e quindi anche fare avanti e indietro tra i due velocemente, devo dire è davvero molto comoda per chi li possiede entrambi ovviamente, oppure per chi ne ha due uguali. E quindi cominciamo vedendo appunto le differenze all'interno dei blocchi. Come vedete il gate è pressoché identico in entrambi. E stessa cosa per il compressore. Stessi parametri, vabbè, sono settati in modo diverso al momento perché sono due preset diversi ovviamente. La prima differenza è qua che nello StompStation Pro subito dopo il comp troviamo un blocco modulazione perché sul Pro ne abbiamo due, mentre sullo StompStation normale subito dopo il comp invece troviamo l'amp. Poi sempre nel Pro dopo il primo blocco mod troviamo il drive e i parametri sono questi che vedete e poi infine l'amp. Qua in realtà sull'AMP ci sono un po' di differenze, probabilmente dovute appunto al fatto che uno carica i profili nativi NAM mentre l'altro le conversioni. Qui nel Pro vedete che praticamente abbiamo gli stessi controlli che troviamo sul plugin di NAM, quindi gain, volume, bassi, medi e alti. Sullo StompStation normale invece i controlli dell'AMP sono questi: gain, seg, depth, presence e volume. L'equalizzatore post-amp in entrambi i casi è messa, diciamo, in un blocco a parte e lì poi troviamo in effetti gli stessi controlli che trovavamo nel blocco amp del Pro, quindi bassi, medi e alti e un altro volume dell'equalizzatore. Questo è un blocco un po' strano però perché non si può spegnere, infatti vedete che non c'ha il tastino col simbolo dell'on-off, quindi l'unico modo per renderlo neutrale è settarlo tutto a zero. In questo modo sarà trasparente e come se non ci fosse. Poi proseguendo nella catena troviamo sia sul Pro che sullo StompStation normale il blocco IR e anche questo è pressoché identico, con la differenza però che sul Pro le IR hanno lunghezza 2048 campioni a 48 kHz, mentre sullo StompStation normale sono 1024 campioni a 44.1 kHz. Quindi la lunghezza sul Pro è poco meno del doppio. Andando ancora avanti, sul Pro troviamo il secondo blocco mod e questo è identico alla versione dello StompStation normale e ha esattamente gli stessi parametri. Mentre sul Pro i due blocchi mod sono leggermente diversi, nel senso che in quello pre-distorsione mancano due parametri legati alla stereofonia, cioè questi stereo phase per la modulazione e per il tremolo. Proseguendo poi sia nell'uno che nell'altro troviamo il blocco delay e il blocco riverbero. Questi sono uguali a livello di parametri disponibili e di configurazioni, ma non è detto che siano uguali a livello sonoro e dopo lo scopriremo. E infine poi abbiamo la sezione master che è quasi uguale con l'unica eccezione del preset color disponibile sullo StompStation Pro, cioè il parametro che va a settare il colore del LED sopra il foot switch per quel preset. In realtà c'è un'opzione simile anche sul piccolino, ma è nelle impostazioni nella sezione foot switch e si trova qui semplicemente perché sul piccolino l'unica cosa che si può fare col singolo switch, oltre ad accendere o spegnere il pedale, è poter alternare tra due preset che andiamo a scegliere appunto da questa schermata e a cui possiamo assegnare appunto al colore a LED. Poi un'altra differenza sostanziale è che il Pro al momento, almeno non so se è una cosa temporanea, non ha un tasto di bypass generale del pedale, a differenza invece del piccolo StompStation. Vedete che questo qui in alto a destra, che poi corrisponde appunto col bypass tramite foot switch. Sul Pro non c'è nemmeno quell'opzione. In effetti per un pedale che simula un amplificatore probabilmente ha poco senso bypassarlo per intero, perché comunque
comunque abbiamo appunto il controllo sul bypass dai singoli blocchi, e se vogliamo il nostro suono completamente pulito senza effetti basta bypassare tutti i blocchi. Sul piccolo potrebbe avere senso se ad esempio doveste decidere di usarli in accoppiata e magari usare il piccolo come pedale overdrive o per aggiungere gli effetti in pre, e il grande invece come amplificatore e per gli effetti in post. Poi un'altra differenza sicuramente sostanziale tra i due è la memoria disponibile. Infatti sullo Stomp Station piccolino abbiamo a disposizione 30 preset, mentre sul Pro sono 20 banchi da 3 preset ciascuno, quindi 60 in totale, il doppio. Stessa cosa vale per i profili memorizzabili. Sul Pro abbiamo due liste separate per drive e amp, che però in realtà hanno esattamente la stessa funzionalità, quindi volendo potete usare il blocco drive anche come amplificatore o per qualsiasi cosa consenta di profilare NAM, e ogni lista appunto ha 50 slot disponibili, quindi in totale sono 100, a differenza invece dello Stomp Station che anche qui ne ha solo 30 a disposizione. Il numero di slot per le IR invece è maggiore sul piccolo Stomp Station, perché qui sono 30 a differenza dei 20 del Pro. Però in realtà la memoria è sempre di più sul Pro, probabilmente, visto che lì le IR sono più lunghe e occupano il doppio dello spazio praticamente, e quindi anche se sono di meno la memoria riservata a questa funzione è di più. Su entrambi i pedali al momento la catena degli effetti è fissa, cioè i blocchi non si possono cambiare o muovere, quindi non possiamo ad esempio mettere due blocchi delay oppure mettere il delay prima degli amplificatori. Questo purtroppo al momento non si può fare, però è una delle feature più richieste sicuramente, e comunque gli stessi ragazzi di Sonulab hanno aperto alla possibilità che si possa implementare in futuro, quindi vedremo. Fatto sta però che al momento non c'è, quindi se vi sta bene così com'è, ok, altrimenti vi tocca insomma aspettare per vedere se la implementano. Un'altra cosa che al momento manca sul Pro è la regolazione dei livelli analogici per gli ingressi. Anche qui non so se è una mancanza temporanea, appunto magari dovuta appunto al fatto che il firmware non è ancora ultimato al 100%, però sul piccolo abbiamo il pad analogico per andare ad aumentare il livello analogico nel caso in cui abbiamo una chitarra a basso volume, e poi quello digitale che ci consente anche di compensare appunto il boost in analogico per mantenere lo stesso livello di ingresso poi nella catena effetti. Sul Pro nella sezione input invece abbiamo solo i due controlli digitali di gain. In aggiunta però sul Pro abbiamo il simulatore di pickup che sul piccolino non c'è. Fra poco andremo a provare e sentire anche questo. E poi un'altra differenza riguardo alle uscite è che il Pro stavolta ha il ground lift e lo troviamo appunto nella sezione MISC delle impostazioni. Con questo credo sia tutto per le differenze visive, andiamo a sentire quelle sonore adesso. Quindi ho settato nello stesso identico modo tutti i blocchi fra i due pedali, andiamo a sentire quali sono le differenze sonore e partiamo intanto dagli amplificatori ovviamente. Anzi, per prima cosa vi faccio sentire la differenza di rumore, perché il Pro è leggermente meno rumoroso a parità di settaggi e di livelli. Sentite? Questo è il Pro. E questo invece è il piccolo Stomp Station. Non è tantissima differenza, ma si sente. Ho attivato il gate su entrambi così non abbiamo problemi di rumore, e in entrambi devo dire che il gate funziona molto bene e in modo praticamente uguale. L'amplificatore, come dicevo, è uguale su entrambi e su entrambi è un profilo di una Bogner Ecstasy. Sentiamo il Pro. Ora il piccolo.
di nuovo Pro. Ascoltiamo un ampli un po' più pulito adesso. Andiamo con un Twin Reverb. Ovviamente stesso profilo caricato su entrambi. Di nuovo cominciamo dal Pro. Passiamo al piccolo. Allora, sicuramente ci sono differenze sonore, ma soprattutto ci sono differenze di feel, nel senso che il profilo NAMM dà una sensazione più morbida, tra virgolette, sotto le dita. Cioè, intendo il profilo nativo NAMM, anche se poi all'ascolto risultano comunque molto simili. Tra l'altro, una cosa che ho notato è che le differenze sono soprattutto sulle basse frequenze e si riescono ad appianare maggiormente andando a settare il depth a 2 anziché al valore di default di 5. Non so se poi è così con tutti i profili, però con quelli che ho provato sembra essere all'incirca il valore giusto per dare un po' la stessa risposta sulle basse frequenze. Ovviamente fatemi sapere anche voi come li percepite questi suoni. Comunque approfittiamo di questo suono pulito anche per andare a sentire il compressore. Accendiamolo su entrambi, come vedete sono settati in modo identico. Partiamo sempre dal Pro. Qua mi sembra pressoché uguale l'effetto, molto probabilmente lo è. Sentiamo anche il chorus. Sentiamo anche il flanger. Anche qua mi sembrano identici, quindi credo proprio che il blocco mod sia anch'esso identico per intero. Comunque una cosa molto bella su entrambi è che comunque c'è una certa versatilità data dai parametri disponibili. Per esempio tutte le modulazioni possiamo renderle stereofoniche semplicemente andando ad aumentare questo parametro stereo phase. Mettiamolo a 90 gradi su entrambi. Sentiamo di nuovo Pro.
Ovviamente ci sono sempre delle piccole differenze dovute alla diversa simulazione di amplificatore, però a livello di effetto secondo me è proprio identico al 100%. Visto che ci siamo, sentiamo anche il phaser. E vi faccio sentire anche il tremolo. Come vedete su entrambi il tremolo si può aggiungere alla modulazione, cioè a phaser, chorus o flanger, ma è all'interno dello stesso blocco, quindi per poter avere soltanto il tremolo dobbiamo andare ad abbassare il livello di drive-at, cioè il mix dell'effetto. Un'implementazione forse un po' strana, però nella sostanza poi cambia poco. Tra l'altro a livello di MIDI abbiamo CC separati per modulazione e tremolo, quindi si riescono a controllare comunque entrambi, sempre con questa cosa però di dover attivare il blocco mod per sentire il tremolo. Magari in questo senso aiuta la presenza del doppio blocco modulazione sul Pro, perché possiamo averli appunto totalmente separati se vogliamo. E passiamo al delay invece. Anche questo mi sembra pressoché identico, sempre al netto delle differenze date dall'amplificatore, però come funzionamento sono proprio uguali. Tra l'altro, non so se avete notato, questo delay ha un effetto molto bello che è questo dato dallo stereo bouncing, che dà quasi l'impressione che il delay vi giri attorno. C'è anche il parametro stereo spread che invece crea una leggera differenza di tempo tra i due canali, aumentando ulteriormente appunto la percezione della stereofonia. E poi avete questi controlli di analog BBD e tape che appunto vanno ad aggiungere gradualmente una simulazione di delay analogico o a nastro o volendo anche entrambi contemporaneamente, e fanno sì che si possano creare davvero tante sfumature diverse di delay, in aggiunta poi ovviamente ai filtri high cut e low cut. Ve li faccio sentire un po'.
Questo Analog BBD scurisce parecchio le ripetizioni quando settato a valori così estremi, ma dà proprio l'impressione di avere a che fare con un delay analogico, a rendere l'idea insomma qualcosa simile al Carbon Copy o al Memory Man. Col parametro tape invece si va ad aggiungere una modulazione che ricorda un po' appunto il movimento del nastro e un filtraggio diverso rispetto a quello dell'analog BBD. Sentiamolo. Volendo poi con lo stereo bouncing possiamo ottenere un delay ping pong se lo settiamo al 100%. L'unico blocco dove ho l'impressione che ci siano delle differenze sonore sostanziose è il blocco riverbero. Non ho ancora fatto un confronto diretto tra i due, lo farò adesso assieme a voi, ma l'impressione era che sul Pro suonasse meglio, più dolce, diciamo così. Ho avuto un po' la stessa sensazione che si ha quando si aumenta la risoluzione del riverbero sul fractal, cioè quando si setta la qualità al massimo, la densità al massimo, che appunto si sente questo miglioramento, tra virgolette, del riverbero, che in qualche modo risulta essere più naturale e meno metallico. Vediamo se è davvero così confrontandoli direttamente. Partiamo sempre col Pro. Sentiamo qualche differenza a saltare.
Stavolta differenza c'è sicuramente, è come se il piccolo fosse più sparato sulle alte, diciamo così, ma non penso che sia una questione di equalizzazione, quanto piuttosto, come dicevo, qualcosa a che fare con la risoluzione o con la densità del riverbero, perché ovviamente sul Pro, avendo un processore più potente, probabilmente è possibile eseguire il riverbero con una qualità maggiore rispetto al piccolino. È la sensazione che avevo avuto prima di confrontarli direttamente, in effetti si è rivelata vera. Il riverbero del Pro suona sicuramente più caldo, diciamo così, più piacevole alle mie orecchie, almeno, poi ognuno ha i suoi gusti. Tra l'altro mi sono appena accorto che c'è anche una piccola differenza nei parametri, cioè che nel Pro Light Dump arriva ad un massimo di 18.000 Hz, mentre sullo Stomp Station piccolo questo parametro arriva massimo a 15.000 Hz, e probabilmente questa differenza è dovuta appunto a questa differenza di qualità. Comunque sentiamo anche un riverbero normale, non solo questo ambient, sentiamo la room. Anche qui sentite nella coda il riverbero che si percepisce di più quel suono, diciamo così, metallico. Non è dolce e caldo come quello del Pro. Ora, con tutti questi aggettivi non so cosa sembra di cui stia parlando. Comunque, tralasciamo queste descrizioni. Spero che la differenza sia abbastanza evidente anche per voi. Un'altra cosa che mi avete chiesto in tanti, e non solo a me, ma anche nei vari social, forum, sulle pagine della Sonolab, sta domanda era praticamente ovunque. E vi rispondo, sì, il gapless c'è lo spillover anche al cambio dei preset e c'è in entrambi i pedali. Infatti, se fino a qualche tempo fa sul piccolino c'era davvero questo problema di un breve silenzio quando si accendevano o spegnevano i blocchi, oppure quando si cambiava preset, dopo l'ultimo aggiornamento 2.3 del piccolino hanno risolto completamente questo problema, e lo stesso ovviamente è anche sul Pro, con la piccola eccezione che c'è ancora qualcosina da sistemare e ogni tanto si sente qualche rumorino sul Pro, ma sono sicuro che sia qualche bug che sistemeranno a brevissimo. Gli sviluppatori al momento sono impegnatissimi a cercare di rendere perfetto o quasi il firmware prima che il pedale inizi ad essere spedito, quindi ci sta che ci sia ancora qualche piccolo bug da sistemare, ma considerate che ce l'ho da circa 10 giorni e già in privato mi hanno mandato 4-5 aggiornamenti, quindi davvero ci stanno lavorando notte e giorno e presto sistemeranno un po' tutto. Comunque ve lo faccio sentire come funziona questo gapless. Praticamente ho creato una copia di questo preset a cui ho acceso soltanto il blocco delay, quindi quando switcho tra i due preset sentirete appunto la coda del delay che rimane quando passo in quello senza, e sentirete che appunto non c'è nessuno stacco percepibile sul suono. Sentite che ogni tanto si sente qualche piccolo rumorino, ma lo spillover c'è e il gapless pure, perché non c'è nessuno stacco. È solo questione appunto che sistemino questi piccoli bug. Tanti di voi poi hanno anche chiesto come funzionerà il loop effetti. Purtroppo questo non ve lo so dire, non so se si potrà muovere in catena, non so se si potrà usare come uscita secondaria, ad esempio piazzandolo appunto in uno specifico punto della catena, per far sì ad esempio di avere un'uscita senza delay e riverbero e una con, o una senza IR e una con. Su queste cose purtroppo può rispondervi soltanto Sonolab, forse al momento nemmeno loro sono
sicuri al 100% di come sarà implementato, quindi eventualmente chiedete a loro e magari se avete esigenza particolare chiedete se può essere implementato in quel modo specifico e magari vi accontenteranno. Tanti chiedevano anche notizie riguardo alla funzionalità come scheda audio USB, anche se Leo Gibson nella sua recensione ha detto il contrario. In realtà quella funzionalità già c'è e funziona alla perfezione. Ho già provato e funziona anche da dispositivi mobili, quindi non so perché Leo Gibson abbia detto così. Forse quando ha registrato il video aveva una versione precedente del firmware in cui ancora non era stata attivata. Sinceramente non lo so. Fatto sta che vi assicuro che funziona già. E infine tengo a ribadire un'altra cosa, perché vedo tanti di voi preoccupati del fatto che l'uscita di questo pedale possa significare la fine del supporto per lo Stomp Station non Pro. Ho chiesto conferma nuovamente ai ragazzi di Sonulab e vi posso assicurare che il supporto per il piccolino continuerà e nei limiti di quello che consente l'hardware tutto ciò che verrà aggiunto sullo Stomp Station Pro verrà anche aggiunto al piccolino, quindi state tranquilli che non avete un mattone tra le mani. Continuerà a funzionare bene per come ha funzionato finora e continuerà ad essere aggiornato. E con questo spero di aver chiarito tutti i dubbi che avevate. Se ne avete altri potete scrivermi qua sotto il video nei commenti, cercherò di rispondere a tutti come sempre. Ricordatevi la proposta che vi ho fatto a inizio video, quindi iscrivetevi al canale. Detto ciò vi mando un saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!